Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. Il 2018 ha segnato il bicentenario della pubblicazione di Frankenstein di Mary Shelley. Con questo capostipite della fantascienza e del gotico, la figura dello scienziato pazzo che sfida le leggi naturali riportando in vita i cadaveri tramite scosse elettriche è entrata nell'immaginario collettivo. Frankenstein è soltanto un romanzo, certo, e ancora oggi è impossibile dare vita a un cadavere, ma per quanto fosse fervida la fantasia di Mary Shelley, l'idea centrale del suo libro era probabilmente ispirata ad alcuni esperimenti reali che all'epoca avevano fatto scalpore. Tutto ebbe inizio con le scoperte di un ricercatore italiano, Luigi Galvani. Di sicuro conoscete il vecchio esperimento scolastico che consisteva nel far muovere le gambe tagliate di una rana applicando della corrente elettrica sui nervi. Fu Galvani il primo a scoprire e studiare il fenomeno nel 1780. Ipotizzò che il principio che faceva contrarre i muscoli degli anfibi fosse un qualche tipo di elettricità animale. Ma suo nipote Giovanni Aldini portò le scoperte di Galvani a uno spettacolare traguardo che ricorda molto da vicino le imprese del barone Frankenstein. Annoiato di avere a che fare con le rane, Aldini decise di passare a qualcosa di più stimolante e si chiese che cosa succederebbe se collegassimo all'elettricità il cadavere di un uomo. Si accorse che i risultati erano davvero sensazionali e cominciò a tenere dimostrazioni della sua rianimazione di cadaveri in tutta Europa. Lo spettacolo più celebre e più agghiacciante si svolse a Londra, al Royal College of Surgeons, il 17 gennaio 1803. L'assassino 26enne George Forster, impiccato per l'omicidio della moglie e del figlio, appena staccato dalla forca fu portato nella sala del collegio. Aldini collegò i poli di una batteria rame zinco da 120 volt a diverse parti del corpo di Forster. Al volto innanzitutto, quindi alla bocca e alle orecchie. I muscoli della mascella ebbero uno spasmo e l'espressione del cadavere divenne una smorfia di dolore. L'occhio sinistro si spalancò, fissando il pubblico. Aldini sembrava un onnipotente burattinaio e il corpo una marionetta disarticolata. Fece battere un braccio del morto sul tavolo, lo costrinse a inarcare la schiena, fece riempire e sgonfiare i polmoni in un angosciato respiro. Poi il gran finale. Collegò un polo a un orecchio e infilò l'altro nel retto. Il cadavere cominciò una danza grottesca e terribile. Se quello che interessava ad Aldini era mostrare l'azione dell'elettricità sui muscoli, c'era anche chi era convinto che proseguendo questi studi si sarebbe davvero arrivati a sconfiggere la morte. Costui era Andrew Ure, un altro pioniere in campo scientifico. Le sue dimostrazioni erano, se possibile, ancora più incisive di quelle di Aldini. Il 4 novembre 1818 a Glasgow, Ure collegò il cadavere dell'assassino Matthew Clydesdale a una batteria ancora più potente, da 270 volt. Allacciando il midollo spinale al nervo sciatico, tutti i muscoli del corpo si mettevano a tremare all'istante, in maniera convulsa. Il collegamento fra nervo frenico e diaframma provocava invece un respiro completo, anche se faticoso. Infine, con l'usuale senso del climax, Ure unì i poli della batteria a un nervo scoperto sulla nuca e al tallone. Nelle parole di un testimone, tutti i muscoli si gettarono simultaneamente in un movimento spaventoso. Rabbia, orrore, disperazione, angoscia e sorrisi terrificanti si unirono in un'orribile espressione sul volto dell'omicida. Alcuni spettatori persero i sensi, altri fuggirono dalla sala. Perfino nel XX secolo c'è stato chi ha voluto confrontarsi con la sfida ultima, e cioè ridonare la vita ai defunti. Robert Cornish, classe 1903, era un bambino prodigio.
Si laureò con lode all'Università della California a soli 18 anni e conseguì il dottorato a 22. Eppure talvolta una mente brillante può smarrirsi all'inseguimento di sfide perse in partenza e di scommesse impossibili. Appena accettato un posto all'Istituto di Biologia Sperimentale, il dottor Cornish immediatamente si impelagò in una serie di ricerche che non avevano un futuro, come ad esempio un progetto per un paio di lenti per leggere il giornale sott'acqua. Ma nel 1932 Cornish cominciò a diventare ossessionato dall'idea di rianimare i cadaveri. Mise a punto una tavola basculante, una sorta di letto rotante fissato su un fulcro, su cui andava legato il morto da riportare in vita. Ovviamente il decesso doveva essere accaduto da poco e senza gravi danni agli organi interni. Come scriveva lui stesso, facendolo muovere in su e in giù mi aspetto una circolazione artificiale del sangue. Cornish indulgeva spesso nel più classico degli errori che si possano fare in ambito sperimentale, cioè la smania di voler dimostrare la propria tesi anche quando tutte le prove scientifiche dimostrano il contrario. Così, quando iniziò a provare il suo sistema su alcune vittime di annegamento o di infarto, nonostante non ci fossero risultati apprezzabili, Cornish scriveva che il volto di un cadavere si era d'improvviso riscaldato, o che gli occhi avevano cominciato a brillare, o gli sembrava di aver intravisto una lievissima pulsazione a livello della trachea. Chiaramente negli anni 30 non era più così facile procurarsi dei cadaveri freschi come all'epoca di Aldini. Perciò Cornish cominciò a uccidere personalmente dei cani per cercare poi di rianimarli artificialmente. 5 fox terrier finirono asfissiati da Cornish per essere sottoposti alle tecniche sperimentali di rianimazione, che prevedevano, oltre al basculamento, delle iniezioni di adrenalina ed eparina, mentre il dottore aspirava dell'ossigeno da una cannuccia e lo soffiava nella bocca aperta del cane morto. E a questo punto, a sorpresa, tra il 1934 e il 1935, Cornish ottenne il suo primo risultato. 2 dei cani ripresero davvero conoscenza. Forse fin dall'inizio non erano davvero morti del tutto, o forse il metodo cominciava a funzionare. Purtroppo i danni cerebrali che gli animali avevano subito erano irreparabili. I cani erano completamente ciechi e non riuscivano a stare in piedi da soli. La stampa amplificò questo piccolo successo a dismisura e Cornish si guadagnò in breve tempo la fama di novello Frankenstein. Ma tutta questa esposizione mediatica gli ritornò indietro come un boomerang, perché l'opinione pubblica era scandalizzata dalla crudeltà dei suoi esperimenti. L'Università della California, anche a fronte delle proteste degli animalisti, decise di bandire Cornish dal campus e tagliò tutti i ponti con lui. Per più di 10 anni di Cornish non si sentì più parlare. Poi, nel 1947, ritornò alla ribalta per un ultimo breve momento, affermando di aver finalmente perfezionato la sua tecnica. Aveva abbandonato l'idea delle tavole basculanti e aveva costruito una sorta di rudimentale macchina cuore-polmoni assemblata con pezzi di aspirapolvere e tubi del radiatore. Gli mancava solo una cosa. C'era qualcuno disposto a fare da cavia per farsi riportare indietro dall'aldilà? Incredibilmente, Cornish trovò il suo volontario. Era un detenuto nel braccio della morte di San Quintino, che sperava così di averla vinta sulla camera a gas. Le autorità della California però negarono il permesso di sperimentare con il corpo del condannato a morte. Cornish quindi sparì definitivamente e finì a vendere porta a porta un dentifricio di sua invenzione. Nessuno mai dovrebbe morire, a questo io metterò fine. Così dichiarava il barone Victor Frankenstein. Fino ad oggi questa è rimasta una fantasia e forse dopo tutto è meglio così. Luca, so che tu sei appassionato di tute spaziali. Sì, assolutamente, è proprio un sogno da bambino. Addirittura quando andavo alle elementari la maestra mi chiedeva «Ma cosa vorresti fare da grande?» Io dicevo «l'astronauta». Questo non è successo perché faccio il gallerista, dunque ho sublimato questa mia passione comprandomi una vera tuta spaziale. Questa tuta è stata fatta dalla Zvezda, la casa di costruzione russa, l'antagonista della NASA, è stata indossata da Leonid Kizim,
un importantissimo cosmonauta russo, è stato insignito addirittura della medaglia come eroe della Russia, insieme a Yuri Gagarin e ad altri pochi cosmonauti. Questa tuta ha viaggiato ben 236 giorni nello spazio, dunque pensare che ci ha guardato per tutto questo tempo da lassù già mi emoziona. La storia interessante è che quando è arrivato alla stazione orbitale Soyuz era spenta da ben 77 giorni. Dunque, pensa Ivan che emozione entrare in questo oggetto completamente al buio, nel silenzio, dopo 77 giorni con delle torce e cercare di riattivare tutta la navicella. Una scena da film. Una scena da film Alien. E lui per fortuna ci è riuscito. Ma come mai è così basso? Sì, per esigenze proprio tecniche. Queste capsule spaziali con le quali loro vanno nello spazio sono veramente ridotte, hanno uno spazio molto ridotto. Dunque l'altezza media fino agli anni 70-80 era 1,60 m. A Troublesome Creek, sui Monti Appalachi, viveva una famiglia dalla pelle blu, conosciuta come l'agente blu del Kentucky. Stanziata fin dal 1820 in una zona rurale così sperduta, la famiglia Fugate aveva dovuto far ricorso ai matrimoni tra consanguinei. Così erano emersi i geni recessivi responsabili della malattia denominata metaemoglobinemia. La metaemoglobina è una variante dell'emoglobina che non si lega con l'ossigeno e quando è presente nel sangue può portare a ipossia dei tessuti, cioè poco ossigeno nelle cellule. E questo spiega perché i Fugate avessero tutti la pelle blu e le labbra violacee. Diverso è il caso di Paul Carason, simpatico vecchietto dell'Oregon, diventato blu per aver assunto per quasi 20 anni delle gocce di argento colloidale. Ad alte dosi l'argento, ritenuto una specie di panacea nella medicina alternativa, può provocare l'argiria, un'alterazione cutanea che rende l'epidermide grigio-blu. Anche i minatori, costretti a respirare la polvere d'argento per anni, spesso soffrivano di questa malattia e talvolta morivano intossicati dal metallo. Se questa puntata vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al canale e alla prossima!